Bene, abbiamo iniziato la sessione di Anna. Come sempre, conto da 5 a 1, Elena, e ti connetti ad Anna. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi. Sì, la vedo. È lei, è in posizione in piedi con le gambe un po' aperte e le mani sui fianchi. E mi dice: fammi vedere chi è che mi rompe ancora le palle, che li prendo a cazzotti. Ok, quindi diciamo che ti dà l'autorizzazione. Sì, sì, sì. Va bene, facciamo subito entrare le entità eteriche se ci sono. Allora, ce ne sono due mentali, ne vedo due mentali sulla destra e c'è una specie di dinosauro con la corazza, con la, come si chiama? Quella di ferro, oddio, non mi viene la parola. Armatura. Sì, con un'armatura e un casco, un elmetto, Mhm. con la faccia da umano e la coda da dinosauro. Umano? C'ha la faccia che sembra un Ah, umanoide. umanoide, Sì, ok. sì. Mhm. Come hai gli occhi? Allungati. Di che colore? Mm, un blu tipo tipo il cielo di notte quando non è ancora buio buio, però un Mhm. blu forte, E ha la pupilla di che tipo? allungata. Mm, Va bene. Quindi nera. due entità mentali e un'entità eterica, un Sì, dinosauro. Parliamo delle eteriche. C'è sì, solo il dinosauro? sì. Con qualche Solo. rettilino sotto, ma fai quelli. Ok. E il capo del dinosauro chi è? Odino è arrivato, è lì dietro. Ok. Odino è quello delle ali? Sì, senza un'ala. Non ne ha una. No, ancora no. Sembra Ua- che stia ricrescendo. Cioè, vedo un pezzo in più rispetto a quando l'avevo visto l'ultima volta senza. Sì? Beh, Mm, allora ristrappiamo, gliela non va bene certo, questo. Ma è la destra, no? sì. Ok. Allora io entro, vado lì Mm, e gliela strappo e la butto in mhm, un buco definitivo. ok. Cosa dice? Sta dicendo, è come se volesse dire, tanto mi ricresce, ma non vuole dirtelo perché poi tu lo sai e gliela ritogli. Ok. Allora faremo controllo ad ogni sessione e gliela strappiamo tutto Mhm. quello che ricresce. Perché ricresce? Ricresce perché c'è la vibrazione bassa di molte anime in molti corpi fa sì che lui possa ciucciare a sufficienza per farla ricrescere un po' alla volta. Certo, è colpa degli asini, sempre colpa degli asini. Certo. L'asiname. Tutti nell'isola dell'asinare, l'asiname. Mhm. Va bene. Causa esoterica del problema alle ginocchia. È collegata a un'entità mentale.
Va bene, vediamole tutte e due. Mhm. La 1 e la 2, livello, nome e compito a cui sono preposte. Allora, la prima è di livello 3 e si chiama Mhm, Combat, mi è mhm, arrivato. È quella che ha messo questi impianti alle ginocchia, eh, anche all'anca. Aspetta, ce ne sono altri due, sulle scapole, in mezzo alle scapole, mhm, ed è quella, in quei punti lì, vabbè, gli manda il messaggio che ehm, riguarda la sua parte sentimentale soprattutto, quindi se io non... mm, allora, praticamente fa sì che lei non possa innamorarsi di qualcuno a cui lei piace, ok? Lei cerca sempre qualcuno, immancabilmente, che alla fine non la vuole, mhm. ok? Ma è fatto apposta. Lei non sarebbe, se avesse trovato qualcuno con cui si trovava bene, di cui era innamorata e l'altra persona era innamorata di lei, non sarebbe stata attaccata a questi suoi genitori tutto questo tempo e questo non funzionava, non sarebbe andato bene per il programma. Ok, e la seconda? La seconda è di livello 4, Mhm, è venuto Antoine. mhm. Ed è quella che gli manda gli impulsi, che gli arrivano alle orecchie. L'avevo già visto prima. Gli manda queste informazioni. ehm, Ha un orecchio delle cose che vanno male, sì, l'altro orecchio delle cose che vanno sì, sì, bene. sì, non è che sono degli avvisi per lei, sono proprio gli impulsi che fanno sì che poi fanno capitare la cosa. Ah, Lei se ne accorge, sente l'impulso con questo sintomo. ok. E qual è il fine? Vabbè, confusione c'è sempre, ma... Sì, certo, ok. Il fatto di non sentirsi adeguati, questo è quello che fanno di solito. Ok, diciamo lo scopo principale è quello. Allora, ok, vedo allora, mm, creando questi episodi. Allora, quelli negativi sanno già che la vibrazione si abbassa e ciucciano l'energia, vedo proprio come se fosse un carrello trasportatore dove l'energia viene incanalata e viene ciucciata. Quando ci sono gli episodi positivi è l'esperimento in più che fanno, Mhm. la parte nuova, diciamo, per vedere se come riuscire a ciucciare energia anche se la vibrazione è un po' più alta. Ma diciamo che poi gli eventi positivi la legano a questa cosa, le fanno prestare particolarmente attenzione, no? Esatto. Sì, 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 Significa infatti. che lei prevede gli eventi e quindi ha un Quindi ci qualche sta. potere, Mm, ovviamente non suo, ma dato da qualche persona, entità che la vuole aiutare, mhm, perché ormai abbiamo questa forma mentis, no? esatto. Chi aiuta chi? No, aiutami, dammi un Mhm, aiuto, dammi la ricetta, aiutami, dammi la ricetta, dammi il bigino. Io continuo a essere bombardato da esattamente. gente che vuole sapere le sigle delle cose che diciamo nella sessione. E Sì, quando sì. rispondo guarda i video, per favore, mi rispondono piccati. Ormai viviamo in un mondo di viziati, di gente Mm, che ha bisogno della risposta. In più io sono il guru e poi io devo dare la risposta. mhm, Mentre, scusami, ma ne approfitto qui per dire, perché sì. sono anche abbastanza nervoso, per dire una cosa a tutti quelli che vedono i video. Il canale e nel mio Facebook siete ospiti.
Se non vi vanno bene alcune cose, non vi permettete mai più di dire quello che vi pare, di eh, sostenere che quelle cose che diciamo non sono vere. Se non vi va bene, ve ne andate. Se iniziate a fare polemica, siete fuori. Perché io di gestire gente che fa polemica o perché è stata mandata o perché le entità che gli dicono di fare così o perché è pagata o i troll, non ne ho nessuna voglia. Come dire, io i polemici tolleranza zero, fuori. Siete ospiti, siete a casa di qualcuno, se vi comportate bene bene, se iniziate a rompere gli oggetti, rovesciare l'acqua per terra, fare i vostri bisogni sul pavimento, siete fuori, a calci nel culo, ok? Scusate, ma io questa cosa la dico nella registrazione perché ne ho le palle piene. Bene? Va bene, detto questo, facciamo una cosa nuova. Ormai sono Mhm, tutte cose nuove quelle che facciamo. Va bene, quando si è collegata alle due entità mentali, Combat e mhm, Antoine, di fatto non ce ne frega niente, perché se è in questa vita e in una vita precedente non ci cambia nulla. mhm. Ma siccome le sta usando queste risorse, perché sono risorse per la parte subliminale che deve fare delle L'esperienza. esperienze, va? Di fatto lei ha contribuito a crearle, queste entità. Mhm. Quando nel tempo e soprattutto nello spazio, cioè nello spazio e soprattutto nel tempo, che non esiste, ha contribuito Anna a creare un qualcosa che oggi sta usando, le due entità mentali. Andiamo alla creazione delle entità mentali 3 e 4, Combat e Antoine. Mi è venuto 1824. Ok. È da sola quando le crea? Qu quello che vedo è come se fosse sollevata da terra. Non è lei, è la parte subliminale, collegata a un'altra parte subliminale. Okay, e è come se, mhmm, scrivessero proprio l'esperienza. Il non so come descrivertelo, è come se, mhmm, dessero dei puntini e viene fuori proprio l'informazione per questa esperienza, che Mhm, però è stata ripetuta da lì a oggi mhm. e andrà ripetendosi se da questa esperienza, aspetta, se non impara Mm. a, Si ripeterà. si ripeterà, sì, finché non viene, non Quindi chiude il cerchio, non so. diciamo non è un gruppo di parti subliminali o non è solo lei, è lei e un'altra. Sì, lì Ma, sono in due in questo caso. ma quindi Combat e Antoine servono, tra virgolette, solo Anna e un altro Sì, persona. sì, Ok, quindi tutte le entità mentali del terzo e del quarto livello sono fornite dal contributo di tante altre parti sì, subliminali che le sì, hanno create. assolutamente. Ok, quante vite precedenti ha avuto Anna? 1721. A quanto vibra Anna? 750.000. Livello della sua consapevolezza. 80%. Rapporto tra PS e PE. 45 PS, 55 PE. Va bene. Causa esoterica dei problemi alla schiena alta. Sono i due impianti sulle due scapole. Problemi al seno sinistro. No, è una cosa fisica. È solo una cosa fisica. Bacino destro. Lato destro. Vicino destro è un altro impianto. Il primo, come si chiama? Non ricordo più. Mhm. Mm. Combat. Esatto. Pancia gonfia, che ultimamente lo è di meno. Mm. Fa parte tutto di questi meccanismi di entità che mandano i messaggi,
passaggio tra gli impianti delle scapole, il bacino e gli impianti delle ginocchia, è proprio un passaggio energetico e quindi dà questo sintomo in quel punto lì. Ciclo alla fine dei 42 anni. Faceva parte del programma di Combat. Era una conferma in più che lei non poteva avere storie durature, ok? Cioè eliminata anche l'idea della famiglia. Ok, e gli acufeni, chiamiamoli così, li abbiamo visti, Sì. giusto? Ok. La nuova casa, quella che ha comprato, Mhm. ha interferenze in termini di disincarnati? No, no. E i malesseri che lei sente in questa casa hanno una causa esoterica? Allora, lei in quel momento lì era un po' vibrava un po' più basso per il cambiamento, diciamo, che ha avuto È vero che è andato in un posto dove lei stava meglio, però c'è stato un momento di tensione, ok? E quindi questo ha fatto in modo che arrivasse l'entità, quella specie di umanoide con la coda da dinosauro. Mhm. E quindi quei malesseri lì erano dati da questo, dall'arrivo di questo umanoide qua. Cause esoteriche dei problemi nel giardino. Hanno provato un po' di volte altre entità a interferire con lei, Mhm. facendo queste cose eclatanti, ma lei è riuscita consapevolmente a bloccarle, cioè, come ha fatto in quel sogno quella notte. Mhm. Quindi non sono riusciti, erano tentativi di interferenze. Problemi all'impianto idrico e elettrico, Anche quello. irrisolvibili o quasi irrisolvibili. Sì. Sono state queste interferenze che però lei è riuscita a mandare via, a eliminare. Però lei li risolve chiedendo aiuto ad amici, se non ho capito male, giusto? Ok. Mm. Questa è la giusta strada? No, certo, no. Il problema cos'è? Che quando tu chiedi aiuto all'esterno apri un canale e fai sì che entrano altre interferenze. Quindi, problemi dell'acqua, idraulico, il dottore dell'acqua, problema alla luce, l'elettricista, il Esatto. dottore dell'elettricità. Mm. Questo non è un chiedere aiuto perché li si paga, no? Sì, quelli lì ok, Quindi è certo, quello uno ci scambio sta. di conoscenze, Sì, di azioni e di lavoro, anche se è oneroso ovviamente, mentre l'amico magari lo si ripaga con un caffè o un uovo della gallina dell'orto, non lo so, mm, e in realtà è più anche corretto e anche più giusto, è uno scambio equo di energie. No? esatto, esattamente, sì. Perdere le cose, Ma no, niente di... Era una cosa sua, di non c'è una causa distrazione. esoterica, No. né una causa esoterica nell'ambito mentale. No, quello non lo vedo, no. Una notte cade in questa nuova casa e si sloga una caviglia. Quello fa parte del livello 4 Antoine, Sì, Antoine. perché? Perché tramite queste cose abbassa la sua vibrazione e riesce a ciucciare meglio. Va bene. Solitudine in ambito amore e amici. Vabbè, amore l'abbiamo già visto, Sì. però ripetiamolo. Ok, è l'interferenza di Combat che fa sì che lei abbia delle idee strutturate su quello che dovrebbe essere il suo partner ideale, ok? Mhm. Quindi
fa sì che gli piacciono delle persone che non la vogliono, in maniera tale che lei non possa essere libera. Anzi, ha sempre delle emozioni molto basse a livello vibrazionale perché voglio quello ma non mi vuole e invece quelli che mi vogliono non li voglio perché ho delle idee ben strutturate, ok? Quindi li rifiuto. Sono tutte emozioni che vibrano basso e quindi per Combat è molto più facile ciucciare e tenerla a quel livello. Mhm. E gli amici? Mm. Allora, il fatto che lei sia sempre disponibile, ma rifiutata nello stesso momento, è un meccanismo sempre di combat. Aspetta che cerco di spiegarlo. Ehm, È un po' complicata oggi, eh? sì, I concetti sono sottili, sono sottili, sono molto particolari e quindi è difficile riuscire a metterli, a descriverli. Mm, allora, il fatto che lei aiuta spesso, è sempre disponibile, ok, apre una certa vibrazione, ok, che sarebbe troppo alta per loro per poter ciucciare e quindi fanno in modo che lei faccia, ok? Lei fa Mhm. l'azione verso gli altri, ma ehm, io vedo come se la vibrazione va e si disperde, ok? E invece che far sì che gli amici stiano vicini, si allontanano, come se venissero spinti da questa vibrazione positiva. Quindi gli amici hanno bisogno di un aiuto, lei lo dà Mhm. e lei è come se desse troppo vento che li Li allontana, che li spazza via, spinge, li esatto, spazza via. esatto. Però intanto gli amici risolvono il loro problema, Sì, ma sentendosi respinti, si sì, allontanano. esatto, Ma esatto. questo perché? Questo perché così non si avvicinano a lei, lei va in una vibrazione bassa per un'emozione negativa di tristezza e solitudine e Combat riesce a ciucciare di più. Ah, ok. Esiste la sua fiamma? Sì, ma è nel passato, in una vita parallela ma passata. Non c'è in No, questo tempo? no, Vabbè, ci sono anime affini. sì, sì, sì. C'è una causa esoterica al fatto che non c'è una fiamma, la fiamma non è incarnata? Non fa parte di dell'esperienza di questa vita, in questo corpo. Ok, e dov'è adesso? Chiamala. Ok? È una parte della parte subliminale di Anna, Mhm, quindi possiamo mhm. chiamarla e fare quello che vogliamo. Sì, è arrivata? C'è. Mhm. Vuole dire qualcosa? Eh, ehm, è tutta allegra, canticchia, balla e dice: Oh, che bello, voglio divertirmi, cosa c'è da fare? Mhm. Così proprio. Perché non sei incarnata? Che così si divertiva. Non c'è nessun corpo qua che è abbastanza divertente, dice. Mm. Beh, la situazione non è particolarmente divertente e se c'è qualcuno a cui attribuire la colpa sono solo le parti subliminali. Dice che fanno fatica, mi sta dicendo, faccio fatica io a divertirmi come voglio con la vibrazione dei corpi che ci sono ora. A cosa si riferisce? Che la sua idea cioè la vibrazione del divertimento come lo vorrebbe vivere lei non è compatibile con questo momento, questa linea del tempo, con le persone con il corpo che Sì, 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 vive. ma Mm, perché
Mm. i corpi, perché Ah, i ok. corpi non hanno questa... Siamo in un momento dove sulla Terra le vibrazioni vengono tenute basse, in media. Per cosa? A causa di cosa? Beh, vengono tenute basse da chi controlla la Terra in questo momento. Va bene, vuole lasciare un messaggio ad Anna? Dice, se tu continui su in questa maniera come stai imparando a essere consapevole, a comunicare con la tua PS, riuscirai sicuramente a trovare una persona che è affine per te in questa vita. Si rivedranno? Se lei continua sempre in questa maniera, è probabile che nella prossima vita dovrebbe riuscire a incontrare la sua fiamma. Va bene, sì, dimmi. Nel qui e ora, come oggi, sì, dice sì, assolutamente sì. In che senso? Nel senso che io vedo, vedo come se vedessi la consapevolezza, no, della persona. Quindi se continua come se andasse verso l'alto e aumentasse così, come se fosse un canale. Ok, Mhm. se lei continua su questo canale, sicuramente nella prossima vita incontra la sua fiamma gemella. Ok. Se lei dovesse solo appena appena ridurre il canale mentre sale, no. Ok, salutiamo la fiamma ed andiamo all'argomento della legge dell'attrazione. C'è un Mhm, celebre libro di due coniugi, che non mhm, citiamo, che canalizzano, non so come chiamarlo, un'entità, Abramo, chiamiamolo così. mhm. Va bene, la legge dell'attrazione è riassumibile in poche parole, però diciamo Anna si chiede, che ha visto dei video dove il coniuge donna canalizza questa entità e Mhm. quindi l'ha vista cambiare nell'aspetto, nel modo di parlare e così via, si chiede se un argomento e un concetto così semplice e così anche ovvio, se vogliamo, ma in alcuni casi anche nuovo, no, per molti, sia stato in qualche modo strumentalizzato, inquinato o cosa. Sì, ho visto proprio lei, vedo proprio lei mentre seduta su una sedia con gli occhi chiusi, con questo Abraham sopra che gli manda le informazioni, che ogni tanto rimanda le informazioni, lei trasmette l'informazione, poi vorrebbe dire qualcos'altro e lui la blocca. Mm, No, vorrebbe dire qualcosa che viene da lei. E in mhm. realtà lui la stoppa e gli dice no, devi dire questo, puoi dire quello, non puoi dire quell'altro. Lei cosa starebbe per dire? Dei pezzi in più. E Beh, vedo che lui manda delle informazioni che sono consone, nel senso potrebbero essere utili, mhm, ok? Ma per attirare le persone, perché possono essere attuate, ok? mhm. Ma poi non va a fondo per far sì che le persone le possano attuare facilmente, ok? Solo per attirare persone, per attirare più persone possibili. Non so se sono Ma riuscita. quindi non ho capito se è d'aiuto oppure no. Chi è questo Abram? Chiamalo. Mhm. È arrivato un umanoide, sì, ha la faccia da umanoide, però ha le zampe da tipo gallina enorme con due ali grosse. Mhm. Dice, perché mi hai disturbato?
Quindi un falconiforme, un EDL, che cos'è? No, falconiforme. Ok, quindi è un falconiforme. Mhm. Vabbè, non mi starei qui a parlare con questo Ok, qua, non se ne frega niente. infatti, Va guarda soltanto dall'esterno sì, il concetto, per cui, cioè il progetto in questo caso, ok. qual è? È un altro esperimento che fanno, sai, simile tipo quando fai yoga o quando fai meditazione, che c'è la persona che attira tante, quello che conduce il gruppo, che attira tante persone in maniera tale che loro possono ciucciare tanta energia in un momento solo. Lo fanno in maniera più eterica, quindi collegando le persone all'idea della legge d'attrazione a livello eterico stanno cercando di ciucciare energia così, è un altro esperimento, un altro Mhm. modo che usano, che stanno Ok, provando a però usare. la legge dell'attrazione è una legge valida. Sì, 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 assolutamente. Fondamentalmente noi siamo Dio, quindi possiamo Esatto, tutto. sì, È stata assolutamente. un poco banalizzata, non so, il libro famosissimo che Anna cita, io l'ho letto, ma alla Mm, fine non ti gira intorno, ma non arriva mai al esattamente. dunque, quindi crea Gira una forma intorno. di disagio, una forma di sì, ok, ma ecco, Mm, ok, quindi come mai alcuni non possono funziona? dire Ecco. banale, ovvio, alcuni possono dire sì, ma come? In Mm, ogni caso il risultato è essere mollati lì. È vero che non c'è una ricetta, è eh, vero, questo è vero, ma in ogni sì, caso quel libro potrebbe essere più rincuorante, potrebbe essere esatto. più... ok. Mm, Se, domanda, perché tutti mi chiedono, ma se anche quello lì è interferito, ma quello lì ha iniziato tutto, quello lì ha scritto il libro dell'attrazione, della legge dell'attrazione, domanda, se questi coniugi mm, che di fatto, sapendolo o non sapendolo, non importano dietro il falconiforme, sì, non avessero scritto, probabilmente anche con delle conoscenze, con una potenza editoriale, insomma il libro è stato tradotto in tutte le lingue, mm, mhm. con una potenza economica, con delle conoscenze giuste, non avessero scritto questo libro, il concetto legge dell'attrazione sarebbe stato veicolato da qualcuno pulito o molto più pulito? Cioè, il concetto ormai è maturo, la Sì, gente se ne sta per accorgere, sì, quindi esatto, sporchiamolo e mettiamolo esatto. su un canale sporco ma Mhm, molto mm, diffuso, in sì. modo tale che quello diventi lo standard E non e riescano a fare, o a ci realizzare. riescano pochi. Esatto, sì, sì. Questa è la tecnica, questa è la tecnica. Sì, è per sviare una bella parte di persone da una parte che sembra vera, sembra quella efficace, ma in realtà poi alla fine non ne è. È vera ma è sporca, è vera ma è Esatto. confusa, è Mm, vera ma... Ok. sì. Quello che viene sempre citato e che ha iniziato tutto nel mondo delle ipnosi è sulla stessa barca? E lì c'è anche, boh, quello che vedo io è che c'è anche dici il primo primo o il Primo secondo? primo, Ah, no, il primo primo, secondo un eh contesto. sì, era partito molto bene e poi Ma poi è sempre stato lui? sì, però poi ha deviato. Ma è stato comprato? Sì, Di che poteri stiamo parlando? stiamo parlando dei soliti poteri che comandano il mondo, però non è a un Massoneria? livello, sì, massoneria, ma non è a un livello, Alto. no, Ma basta. soldi? Mm, no, non è O comprabile con i soldi, è più, vedo come se l'avessero comprato con uno scambio di poteri energetici, però non so come descriverlo meglio. con la vita eterna? Mm, no, a lui basta essere in grado di continuare a trovare cose nuove, scoprire cose nuove anche, Mm. ecco.
quindi poteri energetici, va bene. Sì. Va bene. E andiamo ai sogni di Anna, che faceva Mm, da piccola, mm, 5 anni, 4 anni, non ci ricordiamo bene, in cui sogna, i genitori di Anna non ci sono più, sogna che il padre la violenta. mm. Beh, a me viene che è un ricordo della vita vera. E che quando lei li sogna, urla e la mamma viene a vedere che cosa è successo nella sua camera, quello è un ricordo, un sogno. Sì, quello è un sogno. Lei sogna, cioè non si ricorda, da sveglia non si ricorda, non si ricordava, ma il sogno gli ha fatto affiorare un ricordo. Che, cioè, vedo proprio che papà ha approcciato con lei. L'ho proprio visto. Completo? No, 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 no. Con le mani, Su di sé o anche sulla bambina? anche sulla bambina. Va bene. Chiamiamo la sorella, che è nata prima di lei non l'ha mai conosciuta, che è Mm, mancata a 3 anni. mm. Infatti, l'avevo vista subito. Ok, La vedi? sì. Come? La vedo, la vedo come se fosse una adolescente, cioè come se fosse la parte più, la parte matura di Anna. Quando Anna prima diceva che lei non si sente di questo mondo, Mm? perché è come se lei sentisse che non era più come se Anna sentisse una parte di sua sorella che vive in lei. Mm. Ed è così? Cioè la sorella di Anna è attaccata ad Anna? Sì, Dove? sì, sul fianco sinistro, dietro, sul fianco sinistro. Cioè su a livello reni? Sì. E? E a volte fa fare ad Anna delle cose che avrebbe voluto fare lei. Mhm. Tipo, per Mm. esempio? Per esempio, mi è venuto subito così, prendere il cane. Anna in realtà non avrebbe voluto nel profondo, ma l'ha fatto perché lo voleva sua sorella. Ah, Sì. quel cane perché è così nervoso, diciamo. Perché sente lei che aveva questo contrasto. Quando lei fa le cose che avrebbe voluto, che vuole fare sua sorella, ma non lei, lei va, è un po' nervosa, parecchio nervosa, va in contrasto con se stessa. Lei, Anna, Sì, lei Anna. Mm. e gli animali lo sentono. Sì, Ok. sì, sì, tantissimo. Va bene, chiamiamo gli animali di Anna Mhm. alla sessione in modo che lo vedano e chiediamo alla sorella di Anna, visto che è giunto il momento per mandarla dove deve andare, di lasciare un messaggio per Anna. Scusami se ho vissuto al posto tuo in alcune situazioni, ma era come se avessi sentito che tu mi hai rubato il posto. Ma adesso so che tu non c'entravi niente e sono pronta ad andare. Basta? Mhm. Ok. Come la volta scorsa, alziamo le vibrazioni della sorella di Anna. Mostriamole la relatività di questa vita in cui ha vissuto fino a 3 anni, le relatività di tutte le altre vite, la Mm. relatività di quello che troverà nel portale che si aprirà
Mhm. Diamole tutte le informazioni delle sessioni, delle mie sessioni, Mhm. e vediamo se quel portale che si stava per aprire adesso è diverso. Mhm. Ok. Cosa vedi? Vedo un portale ideale, cioè sarebbe un portale ideale per tutti i disincarnati. E Mhm. vedo uno spazio con di energia color bianco perla, che accoglie proprio tutta l'essenza del disincarnato, l'ideale. Bello il portale ideale. Mhm. Definiamolo nella creazione, Mm. fissiamolo nella Ok, creazione. Cos'è il portale ideale? Come si vede? A quanto vibra il portale ideale sulla tua scala? la mia scala vibra 50 miliardi di miliardi. Perfetto. E la sorella cosa fa? Sta entrando e saluta, e poi entra, ci si tuffa dentro. Si è staccata Sì, da... sì, 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 si era già staccata prima. Sì. Benissimo. Mhm. Bene, causa esoterica della bassa energia di Anna. Sono tutte e due le interferenze mentali, le entità mentali. E gliene ciucciano tanto, in quella maniera gliene ciucciano tanta di energia. Gliene ciucciano proprio tanta. Soprattutto Antoine, Il secondo. perché, sì, perché è più fisica la cosa. Mhm. L'altra è un po' più a livello eterico, ma qua è proprio... Bene, eh. ripassiamo il capo delle entità mentali, lo rivedi? Lo vedi anche oggi? Mhm. Come? Vedo sempre questa specie di sfera enorme sopra. Magma, Mhm. magmatica, diciamo. Sì, sì, un po' sì. Mhm. La vedi diversa, la vedi più forte, più debole. No, no, più forte no. Anzi, ti stavo per dire un pochino più piccola, è un po' più destrutturata. L'altra volta era più grande e più omogenea, uniforme. Più Oggi la vedo. crepata, più... Sì, esatto, un po' più... Ok, in questa mente collettiva abbiamo già messo matite, sfere, abbiamo messo di tutto, tutte Mhm. forme di informazione, Sì. tutte trappole per le entità mentali, Mhm. in modo tale che chi si connette alla mente collettiva e quindi anche a volte alle entità mentali, quasi sempre, Sì. eh, spesso entità mentali basse, raramente anche entità mentali alte, Mhm. si renda conto dell'inganno. Bene, mettiamo nuove informazioni, questa volta della forma che ti piace di più. Mm. Che forma hai scelto? Ho scelto tipo dei dischi però a forma di fiore. Ok, beh, il fiore assomiglia un po' all'orsetto. Mm, Ti va di sì. trasformarli in tanti piccoli teddy bear Ah, ma di in realtà gelatina? prima avevo visto quello. Poi però aveva solo cinque cose, quindi l'ho fatto diventare un fiore. Però avevo visto l'orsetto appena prima. Va bene, tanti teddy bear di Mhm. gelatina, Ok. gli orsetti gommosini, Mhm. di tutti i colori, Ok. buttati a quintalate in questo corpo mentale collettivo. Mhm. E ancora di più, orsetti ovunque. Queste povere entità mentali sono sommerse da orsetti di gomma, Mhm. orsetti di gelatina, tante informazioni, troppe, come le palline dell'IKEA dove si lasciano i bambini Mhm. a giocare. Tutto sommerso, ancora di più, un mare di orsetti.
orsetti colorati. Sì? Ti ho visto Mhm. ti ho visto immobile, pensavo fosse bloccata. Ah, no. Mm. Ok. Ok, questi orsetti adesso li moltiplichiamo tutti sulla Terra. Mhm. Tanti orsetti ovunque. Orsetti dove si nasconde il signor Cancelli, dove si nascondono Mhm. tutti i signori del Bosco Magico, Hollywood. Mhm. Tutti quelli che si sono nascosti, che si hanno tanto spaventati. Gli orsetti li hanno tutti intorno Mhm. e illuminano il ricercato in modo che i ricercanti, gli hunters, vedano dov'è. Mhm. Voglio che questo processo si acceleri e non lo posso fare da solo, lo possono fare Mhm. tutte le PS e le PE, Mm. alle quali vengono offerti tanti orsetti. Quante di queste PSPE li prendono? Un terzo. Solo? 2/3 guardano, sono interessati ma non si muovono. Ok, i 2/3 sono sommersi da orsetti. Ok. Man Cioè, mano man mano che vengono sommersi dagli orsetti si muovono anche loro. ok, questo potrebbe anche essere un processo che prende del tempo, non Sì, importa. sì, sì. Gli orsetti sono lì, l'informazione è lì. Mhm. L'informazione è sul canale YouTube che non vede nessuno e in eterico e lì Mm. possiamo essere molto generosi. Non Mhm. avere gli algoritmi che bloccano, non avere YouTube che dice che no, non va bene, che non bisogna Mhm. diffondere queste informazioni, che il video non è adatto per un certo pubblico. Noi ce ne freghiamo, in eterico non Mhm. abbiamo nessuna censura. Mhm. E sono solo informazioni. In effetti chi vuole le può prendere, chi non vuole non le prende, ma tutte le PS, anche le più tonte, anche gli asini, sono venute qui per fare esperienza, per avere informazioni e gli orsetti. Sono venute qui per gli orsetti normalmente se li dovrebbero cercare, ora ce li hanno attaccati, sono Mm. sommersi dalla testa ai piedi di orsetti, è forte la tentazione, sono orsetti dolci e profumati, Mm. Mm. non assaggiarne neanche uno, è molto difficile. Bene, andiamo con Anna al cluster, mentre questo processo è in essere, andiamo Mhm. con Anna al cluster. Al cluster ci aspettiamo, vediamo se ci sono dei contratti con le entità eteriche, residui, c'era solo un dinosauro di fatto, più vabbè, il solito Mhm. Sì. capodino, e Sì. queste entità mentali. Sì, vedo in una stanza quadrata, piena, con i muri tappezzati di quadri. I quadri sono i contratti. Sulla sinistra ce ne sono tre, uno grande e due più piccoli, che sono quelli nuovi, quelli legati ad Odino. E sulla destra è pieno di contratti di queste due entità che appunto arrivano, ci s- sono già quelli che sono stati creati nel 1824, mi sembra, avevamo visto. Ok, guarda se ci sono contratti con altre entità mentali che possono interferire altre delle Ok, 1721 vite. sì. Qui siamo nel Mhm. cluster, si parla Sì, di sì, sì. 1721 vite. Mm, mm, mm. La 21esima è quella di Anna, diciamo per convenzione, ma ce ne sono altre Sì, sì. 1720 che sono il core, no? Del problema. Mm, 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 mm. Ok, sì. C'è tutto in fondo una catasta, sempre di quadri, ma catastatela. Come se eh, mh, quando cambiano, cioè nella prossima vita ne vengono appesi, vengono tolti questi e appesi altri. Ecco, Mhm. no, altri quadri che sono le interferenze di quella vita lì.
E anche durante la vita, anche durante le vite possono essere interscambiati, quindi tolti quelli, messi altri oppure aggiunti. Mhm. Cosa ne fa? Toglie tutti quelli appesi al muro, prende le cataste e gli dà fuoco. Gli ha dato fuoco. Sta bruciando tutta la catasta di quadri di tutto. Ok, adesso prende questa catasta e la mette mentre brucia in un portale definitivo in modo che non ci siano residui, ceneri, il libro non è Mhm. bruciato, quell'altra pagina è volata via, eccetera. Tutto in un portale definitivo. Un po' come quei cerchi che fanno le bolle nell'aria, no? Quelle grossi, grossi cerchi tipo hula Mhm. hoop, che fanno, lo prende lei questo portale cerchio hula hoop Mhm. e ci infila tutto per bene. Lo fa lei ovviamente. Sì, sì. Lei deve esserne convinta, deve farlo lei, non dobbiamo farlo ovviamente noi, non lo No, no, facciamo no. mai noi. Tu puoi mostrarle come fare, ma Sì. le mani se le porca la persona. Mm. Ok, andiamo al cluster, all'avatar, scusa, Mhm. vediamo se c'è qualcosa. Allora, vedo la solita parte che riguarda le entità mentali che è rimasta Mhm. sulla destra e c'era un pezzettino in più che era l'interferenza di, si Il dice, di primo, Odino, ok. Mhm. Ok. Ok, Mhm. prende tutto, Sì, sì. portale definitivo. Ricordiamo che se torna qualche cosa, perché lo vogliamo noi, Mm, e in automatico l'avatar si riforma, esatto. uno nuovo o il vecchio, no, uno nuovo mi sembra, non è così Mm, importante. sì, no. Ok, fatto? Aspetta, sto facendo un po' fatica. Ok, fatto. Adesso l'ho fatto. Bene, esiste ancora no, Antoine e No, Combat, gli impianti mentali di questi due, no. quelli eventualmente eterici che aveva lasciato il dinosauro e Odino. Mhm, no. C'erano degli EDL, Tre. ci sono ancora. Ah, no. No. Gli EDL sono il braccio delle entità Mm, mentali, quindi ormai li guardiamo, ma se ci sono delle entità mentali si tolgono quelli, gli EDL. È come un va. po' dire i grigi ormai, i grigi per i rettiliani, mentre Sì. c'è ancora qualcuno ancora oggi che mi scrive quanto sono importanti i grigi. Bah. Mm. Beh, le vite sono le stesse, 1721. Sono 1530. La vita nel 1824 in cui lei crea le due entità Mm. mentali. Quel passaggio esiste ancora? No, no, no. Sono andate via tutte quelle legate a quell'entità. È strano perché son- le vedo, quelle lì sono tutte andate via, ma sono come se fossero messe, Trasparenti, no? no, che fluttuano, ma come se si spostassero. Vedo che cambiano il tempo, cioè la stessa vita magari succede, c'è un'esperienza diversa, non prevista e si sposta. Ok. Non so se... È divertente da vedere? Sì. Allora, a seconda dell'esperienza, è come se la PS intercambiasse le vite. Ah, Mm, ok. ok. L'avevi mai visto? No. Ti piace? Mm, Divertente. sì, divertente. Mm. Va bene, non esiste più niente.
Esiste però la volontà di Anna, quindi esiste la consapevolezza che è lei che decide tutto. Torniamo 2 passi indietro, questo sto dicendo alla parte subliminale, alla parte eterica e alla parte cosciente di Anna che ascolta la sessione. La conclusione di questa sessione, che si intitolerà La legge dell'attrazione, non è che la legge dell'attrazione è una grandissima boiata, no, che la legge dell'attrazione, quindi tutti i libri che parlano della legge dell'attrazione, come tutti i libri, vanno presi con il sentire. Quindi, nel momento in cui state leggendo un libro e vi interessa molto quella parte, quella è la parte che evidentemente ha un senso. Nel momento in cui state leggendo e ne pensate che cosa dovete fare, pulire, andare e brigare, quella è la parte, come dire, la matrice inerte del libro o la matrice falsa del libro. Ogni libro racconta palle e verità, ogni libro, praticamente ogni libro, non esiste nessun libro che vi racconta la verità. E allora non leggiamo più nessun libro, no. E allora leggete libri, sceglieteli voi, non chiedete a me che cosa dovete leggere, ve lo scegliete voi il libro, e quando il libro non vi dice assolutamente nulla, lo restituite, ed era tutto pieno di palle. Quando il libro vi dice delle cose giuste e delle cose sbagliate, prendete quelle giuste e lasciate quelle sbagliate. Ma è difficile, è così, è fine. Ci siamo passati tutti e significa diventare bambini grandi, riuscire a discernere, senza lamentarsi, senza andare nella paranoia, senza dire, senza piangere, senza dire io non volevo venire qui. Siete venuti qui. Adesso diventate il Dio di voi stessi. Quello che decidete è quello che decidete voi. E quindi sì, ci ricolleghiamo con quello che ci ha detto Anna nell'esposizione dei punti. Io non volevo stare qui, cosa ci sono venuta a fare? Ok, io attiro le persone sbagliate, e quelli che mi vengono, che mi danno retta, che vogliono conoscermi, a me non interessano. Lei è quella che sceglie. Lei è il Dio di se stessa e se lo deve ripetere fino al giorno in cui l'ha veramente capito. Le esperienze, le interferenze ci sono sempre, nella casa, fuori dalla casa, gli animali, gli eventi belli, gli eventi brutti, siamo tutti immersi da interferenze. È ovvio che torneranno delle interferenze, torneranno e resteranno se lei lo vorrà. Se lei riuscirà a dire ok, va bene, ho fatto l'esperienza che voi state tornando, ma io sono a capo, quindi fuori, non torneranno più e se ne andranno e non c'è bisogno di nessun'altra sessione. Mentre sto dicendo queste cose, cosa fa lei? La vedo come se fosse a casa sua e pulisce tutto ciò che cerca di avvicinarsi. Cioè, proprio si avvicina, lei manda via così, come se spolverasse via ciò che non vuole che tenta di interferire. Ok, c'è un metodo molto più semplice in eterico, alzare la vibrazione, ma non a 5-10 miliardi, e l'alziamo a un livello assurdo, 1.000 miliardi. Mhm. La casa, lei stessa. Perché non si può? Tutto si può. Mhm. Il suo corpo non regge, chi l'ha detto? Chi ha messo queste regole? Nessuno. Il corpo non regge a 1.000 miliardi? Perché? Ah, vedi. Perché siamo condizionati dal fatto che 1.000 miliardi è, non so, tante volte più di 100 miliardi, che è una vibrazione altissima a cui sei arrivata tu, Sabrina e Monica, che ha detto che non si può 1.000. Sì, sì, si può. Queste entità vibrano tutte basse, questo è un luogo, cioè una regola comune, quindi un'alta vibrazione a cui noi possiamo vivere tranquillamente, li respinge matematicamente, uno non ci deve neanche più pensare. La sua casa, lei stessa, lei non starà sempre in casa, no? Mhm. Che succede? Sì, cerca di alzare la vibrazione.
È arrivata a 50 miliardi. Cento. Nella vecchia trasmissione diceva 100, 100. Il prezzo giusto è ok, ci siamo a 100? Sì, a 100 ci è arrivata, sì, adesso sì. Ok, visto che è possibile, proviamo 150. Ok, come se si fosse lanciata su una rete, quelle che dove Una salti. salterina? Sì, è Rimbalzino. arrivata a 250 e poi è scesa a 200. Beh, Mhm. per oggi ci accontentiamo. Messaggio Mhm. finale della sua PEPS a lei. Questo involucro ci piace. Eh, vogliamo fare tante esperienze insieme a te. Cerca di sentire molto e di usare poco la mente. E faremo delle esperienze grandiose. Ecco. Ok. Controlliamo l'emozionale di Anna. Mhm. Quindi se è pulito, se è da un'alta frequenza, se ci sono emozioni a bassa frequenza. C'erano, ma sono andate via insieme all'avatar. Controlliamo il mentale senza entità. Vediamo se è pulito. Mhm. Sì. Ok, passiamo alle informazioni di questa sessione a tutti quelli che le vogliono vedere, vivi o morti. E morti intendo, con l'esempio della sorella di Anna, anche i genitori di Anna. L'esempio della sorella di Anna significa tutto il percorso che abbiamo visto e questo portale ideale. Mhm. Tutte le informazioni significa il motivo per cui, la causa esoterica per cui sono state fatte delle cose in vita, entità mentali, eteriche, questa causa esoterica, il fatto che l'esperienza l'hanno decisa loro per fare delle esperienze, portale ideale. E mi riferisco soprattutto a lui, che a lei. Che succede? Continua continua a spargerli in cerchio a tutto, a tutto. Come se cadesse questa pioggia di orsetti Mhm. su tutto e attecchisce, cioè si ferma proprio su tutto. Va bene, tu come stai? Bene. Bene, allora abbiamo finito, quindi disconnettiti da tutto e tutti Mm. e noi torniamo.